Ciao a tutti, questo è un Atomstack A10 Maker V2 e questa non sarà una recensione però, di recensioni ce n'è pieno il web, è una bella macchina, funziona bene, ha dei pro invidiabili per il prezzo a cui si trova, cioè tipo la guida lineare sull'asse X e i passacavi carro armato e la possibilità di collegarci un Air Assist. Infatti, quando voi l'acquisterete, troverete già il modulo laser con la possibilità di usare l'Air Assist. Nel pacchetto però non viene fornito nessun Air Assist. Io ho collegato questo compressore da 30 litri al minuto per acquario che potete trovare tranquillamente online. Oggi vedremo invece come attivare attraverso l'elettronica dell'Atomstack l'Air Assist automatico, in modo che si possa comandarlo direttamente dal Lightburn invece di accenderlo noi ogni volta. Questa modifica io l'ho fatta sull'Atomstack A10, ma molto probabilmente si potrà fare anche sulla 5, dato che penso che condividano la stessa elettronica, e penso che comunque possa essere una modifica che sia condivisibile con tutti gli Atomstack che hanno il tipo di scheda che monta questo Atomstack. Adesso la vedremo. Per fare questo tipo di modifica abbiamo bisogno di... Io ho utilizzato questo, che è un modulo relè che si può comprare tranquillamente su AliExpress. Viene comandato è gestito da un optoisolatore, in modo che così l'elettronica del laser sia completamente isolata da quello che poi è il comando a 220 che viene fatto dal relè. Poi vi metto il link in descrizione. Ci sarà da fare una modifica perché questi modulini hanno due tipi di gestione come trigger, sia alto che basso. Va lasciato ovviamente su AIG, come lo vedete qui in figura, il ponticello. Però dovete acquistare quello da 12 volt, perché l'alimentazione interna della scheda dell'Atomstack è a 12 volt. Però solitamente hanno bisogno di un comando che va collegato qui nell'ingresso di 12 volt. Invece noi attraverso la scheda dell'Atomstack e l'ESP32 con cui l'Atomstack lavora abbiamo un segnale da 3,3 volt. Allora per fare questa, in verità funziona lo stesso perché ho visto che commuta comunque lo stesso, però è proprio sulla soglia minima di commutazione. Quindi per cambiare e renderlo con una soglia di commutazione migliore va sostituita questa resistenza qui, che vedete qui in alto, che originariamente è da 10 kΩ, va messa da 2,2 kΩ. Questo è un lavoro che uno vuole fare, se è in grado di farlo, se ha l'attrezzatura, che comunque migliora, diciamo, la commutazione. Funziona lo stesso, però siamo un po' al limite di quello che è la commutazione del relè. Mi raccomando perché qui andremo a collegare in questi morsetti di commutazione del relè, andremo a collegare la tensione 220, quindi se non siete in grado di fare le cose per bene o comunque non ve la sentite, non giocate con queste tensioni perché sono pericolose. Poi utilizzeremo, io ho preso questi cavetti, sempre da AliExpress, per creare un collegamento dall'interno dell'elettronica dell'Atomstack al relè esterno. Questo va crimpato, vanno comprati anche questa contattiera che trovate sempre da AliExpress se volete, oppure cercate comunque dei cavetti pre-cablati, vedete voi, insomma, io ho scelto questo con questo tipo di connettore per renderlo più gestibile, insomma, in modo da lasciare solo il cavetto che esce dall'elettronica qua. Adesso la apriremo e vedremo che modifiche fare. Per prima cosa apriamo le quattro viti. Ce ne sono due per lato. Ecco qua. Dopo aver aperto
Dopo aver mollato le viti, apriamo il contenitore e abbiamo la scheda elettronica a vista. Il connettore che serve a noi si trova qui sotto. È questo connettore qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. È questo connettore qui che ha la scritta SAIR-V. Loro hanno collegato in questo connettore un altro connettore da cui prendono un polo negativo che serve per il pulsante di accensione. Questo andrà ovviamente ricollegato in qualche altro connettore, adesso vedremo quale. Ecco qua, questa è la scheda, il connettore è questo qui, questo qui, SAIR, e qui andrà collegato la nostra modifica per attivare il relè esterno. Ho smontato anche la scheda dal telaio con altre 4 viti. Questa è la scheda smontata. Il connettore di nostro interesse è questo qui, che porta nella parte più a sinistra qui i 12 volt, nella parte centrale qui la massa e nella parte qui il segnale di commutazione. Il connettore, che è questo, che era connesso in questa porta qui, che però noi andremo a utilizzare, potete tranquillamente connetterlo in questa qui o in questa successiva qui. Ora, come vedete, io ho già fatto questo cavo cablato che andrò a connettere qui. E infatti questo cavetto qui ha, come vi ho detto, eccolo qui, 12 volt, GND e Air Assist. Ora questo qui lo legherò insieme agli altri cavi qui e porterò fuori questo connettore che mi servirà per gestire l'Air Assist. Rifissiamo la scheda con le sue viti. E ricolleghiamo questo connettore, che era quello che era collegato sul connettore che però serve a noi, e lo connettiamo su questo qua in alto, che comunque nel centro ha la massa. Dopo aver chiuso il contenitore ci ritroviamo questo connettore, o comunque quello che voi preferite insomma utilizzare per fare questa modifica, e dove andrà collegato il nostro modulo relè. Questa è l'altra parte del connettore che io utilizzerò. Allora, andrà collegata sulla parte dove c'è scritto DC+, che è il primo ingresso qui. Andrà collegato il cavo ovviamente dei 12 volt che arriva dalla scheda, la massa in centro e il segnale di commutazione nel morsetto ingresso. Ora colleghiamo la parte che riguarda la tensione a 220, che andrà collegata su questi morsetti qui, dove andrà praticamente tagliata solo la fase che entrerà all'interno del comune, e poi dal morsetto normalmente aperto proseguirà la fase verso la presa che poi utilizzeremo per alimentare la pompa. Ho già collegato la bipresa per poi collegare direttamente lì il compressore. In sostanza, vedete, i collegamenti vanno fatti con il terra che va nella parte centrale della presa, il neutro che va su un laterale e la fase che arriva dalla spina, che viene tagliata e va sull'altra. Adesso io sto facendo così per fare questa prova, ma poi penso che comunque, ovviamente, essendo un circuito elettrico, va chiuso in un contenitore, va adattato, probabilmente lo inserirò all'interno o di una scatolina oppure
all'interno di una ciabatta multipresa. Ecco, abbiamo fatto la nostra modifica. E per fare questa prova ho anche isolato la parte sottostante, perché ci sono comunque i reofori e le stagnature che potrebbero essere, che sono anzi a 220 volt e quindi sono comunque pericolose. Questa è la nostra modifica per comandare direttamente il compressore con l'air assist automatico. Colleghiamo il connettore e ora ci spostiamo sul computer per vedere le modifiche software per abilitare questa funzione. Per attivare l'air assist automatico dobbiamo modificare delle impostazioni all'interno della scheda del laser. Per fare questo dobbiamo connetterci con il laser attraverso il wifi. Quindi clicchiamo sulle reti wifi, troviamo Engraver. Clicchiamo su Engraver e facciamo connetti. La password da inserire è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aspettiamo la connessione. A connessione avvenuta, digitiamo col tasto destro e facciamo proprietà. All'interno di proprietà dobbiamo trovare l'indirizzo del server, che è questo qui, che sarebbe l'indirizzo della nostra macchina nella rete. Apriamo un browser qualsiasi, io in questo caso uso Edge, e incolliamo l'indirizzo del laser. E a questa schermata dobbiamo andare a controllare all'interno di Setting. In Setting troveremo questo parametro che è il $44 a 0. Noi andiamo su Control, qui su Send Command e digitiamo $44 uguale 1. Facciamo Send, la macchina ci risponde con OK e adesso ritorniamo su Setting a controllare se questa impostazione è andata correttamente, aggiornando da qui i valori. Ecco, adesso $44 risulta 1. Possiamo uscire dalle impostazioni browser della macchina, semplicemente con la X, e aprire Lightburn. All'interno di Lightburn dobbiamo impostare il comando per l'air assist, quindi andiamo su impostazioni periferica e di default è M8, noi dobbiamo impostare M7. Qua Lightburn ci avvisa che non è un comando supportato insomma da GRBL, facciamo OK e facciamo OK. Ecco, da adesso abbiamo le impostazioni attive del laser con l'air assist automatico. Adesso ho collegato il computer, ho fatto un piccolo disegno insomma dove c'è un cerchio interno che va fatto in modalità offset fill e con l'air assist disattivato, e poi ho fatto un cerchio esterno che andrebbe tagliato e l'ho messo con l'air assist automatico attivato. Le potenze le ho tenute basse perché è giusto una prova e adesso vediamo insomma se tutto funziona come dovrebbe. Andiamo in avvio al lavoro. Sta facendo l'offset fill senza l'air assist, infatti la scheda comando è alimentata ma non è attiva. Ecco qui, ora si è attivato il compressore perché sta facendo la seconda figura che è in modalità line con compressore attivo. Il compressore si è spento perché il lavoro è finito. Questa modifica vi permette di attivare l'air assist automatico anche su una macchina che viene venduta senza air assist automatico.
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie.